Ciao, bentornati su Keep Rolling, preparatevi per un nuovo entusiasmante video perché oggi parleremo di un'altra fase fondamentale nella realizzazione di uno spot pubblicitario, e cioè la preparazione, lato regia ovviamente. Infatti, se siete nuovi sul canale, in questi video racconto il fantastico mestiere del regista pubblicitario e un po' tutti quei processi e quelle tematiche legate al mondo della regia pubblicitaria. Nei precedenti video abbiamo appunto parlato di trattamenti, pitch, gare pubblicitarie, come affrontare la gara pubblicitaria, come funziona la gara pubblicitaria, quindi dal brand all'agenzia pubblicitaria, passando poi per la casa di produzione che vi mette in gara per un progetto pubblicitario, fino alla stesura del trattamento regia, un documento importantissimo per partecipare al pitch pubblicitario. E oggi scopriamo cosa succede una volta che vincete il pitch e vi viene assegnato il progetto. La preparazione, o nel gergo internazionale anche chiamata prep, è tutto quel processo fondamentale che avviene prima dello shooting, ma soprattutto prima del PPM, e cioè il pre-production meeting, che è un'altra fase assolutamente importante nel processo di realizzazione di uno spot e di cui ne parlerò in maniera più approfondita nei prossimi video. Prima di proseguire però, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di supportare il canale iscrivendovi e soprattutto attivando la campanella, perché a breve usciranno delle novità su Keep Rolling. Infatti sto lavorando dei contenuti molto più approfonditi che possono veramente aiutarvi nel fare un salto nella vostra carriera, che saranno però ovviamente ad abbonamento o qui su un'altra piattaforma. Per cui mi raccomando, iscrivetevi ed attivate la campanella così da rimanere aggiornati su come si evolverà questo canale. Inoltre, se avete visto i video precedenti legati al trattamento regia, vi ricordo che qui in descrizione vi lascio il codice sconto per Frameset, la piattaforma reference che è diventata ormai fondamentale per me, un database enorme di immagini pubblicitarie, reference utili sia per ispirarvi nel vostro lavoro di ricerca, sia per aiutarvi a trovare il materiale per comporre un trattamento vero e proprio. Frameset è veramente una figata, con il codice sconto che trovate qui sotto potete risparmiare un po' sull'abbonamento e scoprirete che questo strumento, questo database, è uno dei migliori che c'è in circolazione ed è veramente utile. Ma continuiamo con l'argomento di oggi, che è la preparazione. Quindi siamo arrivati in un momento del processo pubblicitario in cui voi come registi avete vinto la gara grazie al trattamento, è arrivato il momento di quello che si chiama in gergo Job Award e la casa di produzione vi ha informato che avete vinto la gara. Quindi dopo aver festeggiato a dovere, ecco che inizia questo processo fondamentale, anche in questo caso rubato al cinema, quindi tutta una fase di preparazione esattamente come avviene per la realizzazione di un film cinematografico. Questa fase di preparazione può durare da 1 a 3 settimane o anche di più, dipende. Vi ricordo che tutte le vostre mansioni come regista pubblicitario vi terranno impegnato per parecchie settimane solitamente, ed è per questo che è un lavoro anche remunerato abbastanza bene. In questo momento dedicato alla preparazione, probabilmente per un po' di giorni non dovrete più fare call con il team creativo dell'agenzia pubblicitaria, perché in realtà lavorerete a 4 mani con la casa di produzione che vi accompagnerà in tutto il processo d'ora in avanti. La prima cosa che farete sarà quella di formare un team, una squadra, e quindi di scegliere i capi reparto per il progetto. In primis un direttore della fotografia, l'aiuto regia, la scenografo o lo scenografo, la stylist per i costumi, la make-up artist, ma anche l'editor a cui volete poi affidare il montaggio dello spot televisivo, anche il colorist e in alcuni casi anche le società terze con cui volete collaborare, magari se il progetto prevede l'uso di visual effects oppure di CGI. Quindi
Una volta messa in piedi la squadra, che attenzione decidete voi, ovviamente è sempre bene tener conto dei suggerimenti della casa di produzione. Molto spesso anche in fase di gara si inizia già a parlare con la casa di produzione, perché se poi la casa di produzione viene a scoprire solo dopo che la gara vi è stata assegnata che volete collaborare con un direttore della fotografia internazionale che ha un cachet, una fee altissima, diventa poi un problema. Quindi è bene iniziare magari a suggerire alla casa di produzione prima del pitch o durante il pitch i capireparto o i collaboratori che volete coinvolgere nel progetto qualora doveste vincerlo. Formata la squadra, quindi la casa di produzione andrà a verificare la disponibilità di tutti i capireparti che avete proposto. Ecco che iniziano più processi in contemporanea. In primis la scelta della location. Se il progetto è ambientato in una location, se è ambientato in uno studio, si sceglierà semplicemente uno studio, un teatro di posa. Però facciamo finta che il vostro progetto è ambientato in una location reale, inizierà tutto un processo di location scouting. Quindi la casa di produzione contatterà uno o più location manager che seguiranno un vostro brief per proporvi appunto delle ipotesi di location che voi dovete vagliare ovviamente. Alla fine di questo processo sceglierete una manciata di location e inizierà quello che viene chiamato recchi, e cioè location scouting preliminare. Cosa vuol dire? Che in questa fase dal vivo, insieme alla casa di produzione, al producer della casa di produzione e al direttore di produzione, un'altra figura di cui vi parlo a breve, andrete ad esaminare le location a vedere se c'è qualcosa di interessante per voi. Se vi innamorate di qualche location, ecco che questo primo processo di recchi viene concluso, altrimenti i location manager dovranno fare un ulteriore giro, proporvi una seconda batch di location in modo da visionare più alternative. Citavo il direttore di produzione, poi farò dei video su tutte le figure professionali coinvolte nel processo di produzione, però il direttore di produzione è una di quelle figure fondamentali, che attenzione non è il producer della casa di produzione. Il direttore di produzione è l'organizzatore del set, è colui che deve in un qualche modo far filar tutto liscio e soprattutto fare in modo che si rispetti il budget, ed è una figura che vi accompagnerà sul lato produttivo dello spot, quasi mai in maniera creativa, ma sul lato produttivo vi accompagnerà dalle prime fasi, appunto queste come location scouting, fino alla giornata di set, e vi abbandonerà proprio dopo la giornata di set. Oltre al location scouting, ecco che in parallelo saranno iniziati altri processi come il casting, e in questo caso la casa di produzione, ovviamente chiedendovi se avete delle preferenze, coinvolgerà dei casting director che prepareranno appunto un casting sulla base del brief che avete dato loro e che comunque è presente all'interno del trattamento regia. Quindi inizia un po' un momento molto concitato in cui sarete veramente sommersi da un sacco di cose da preparare, perché avrete il casting, le location, nel frattempo vi sentirete con i capi reparto che avete coinvolto sul progetto per iniziare a parlare con il direttore di fotografia del look che volete realizzare nel film, con la scenografia di quello che avete bisogno. Tutti questi capi reparto poi prepareranno un loro documento, forse a parte il direttore della fotografia che solitamente quindi non è richiesto, insomma, perché tutto ciò che riguarda il look dello spot è già presente nel vostro trattamento, però soprattutto scenografia e costumi prepareranno un documento chiamato mood board di scenografia e rispettivamente mood board di costumi, che verrà poi inserito in un booklet, una sorta di bibbia di documento di presentazione della casa di produzione in vista del pre-production meeting, ma questi temi li affronteremo in maniera più approfondita in altri video. Oltre al casting e al location scouting dovrete iniziare a lavorare con uno storyboard artist o visualizer sullo storyboard, anzi sullo shooting board, perché anche qui è bene fare una distinzione. Lo storyboard in pubblicità è riferito allo storyboard agenzia, e cioè quello che presenta il team creativo dell'agenzia nel proprio brief. Lo shooting board ha una valenza diversa, è lo storyboard registico, quindi l'evoluzione dello storyboard tendenzialmente didascalico e semplice proposto dall'agenzia in uno shooting board molto più dettagliato, che sarà poi di fatto la vostra shooting list per la giornata di produzione. Quindi, come avete capito, lavorerete su più processi contemporaneamente. Il tutto dovrà essere pronto in vista del pre-production meeting.
che è di base quel momento in cui cliente, agenzia, casa di produzione si riuniscono per ascoltare la vostra spiegazione su come verrà girato lo spot durante la giornata o le giornate di shooting. È un momento fondamentale in cui soprattutto cliente ed agenzia devono battezzare tutte le scelte che state proponendo. È l'ultimo momento in cui se qualcuno deve dire qualcosa lo deve dire in quel momento oppure taccia per sempre. Quindi è estremamente importantissimo il pre-production meeting. È proprio la sede in cui vengono blindate tutte le decisioni in modo da arrivare sul set e non ritrovarsi a dover cambiare attori, location, scene, perché tutto il film pubblicitario è stato raccontato durante il pre-production meeting. E in questo meeting, in questo PPM, sarete voi lo showman della giornata, perché in qualità di regista dovrete un po' raccontare tutto il film, come lo realizzerete. Ovviamente sarete supportati da casa di produzione e dagli altri capi reparto quando si dovrà andare a parlare in dettaglio magari di outfit, per esempio, però tendenzialmente sarete voi a gestire il meeting. E sono momenti, anche perché alle prime armi, che possono essere abbastanza stressanti, perché insomma vi trovate davanti a tutto il reparto marketing magari di un grande brand internazionale, all'agenzia, alla casa di produzione, e dovete essere sicuri di voi stessi e spiegare in dettaglio come affronterete la giornata di shooting. Se avete fatto però una bella preparazione non dovete preoccuparvi, perché arriverete al pre-production meeting assolutamente pronti. Nel pre-production meeting vengono anche scelti gli attori che voi state proponendo e le location, quindi è sempre bene avere più alternative per le location e più alternative per gli attori. Ovviamente agenzia e cliente si fidano delle vostre raccomandazioni, però molto spesso magari su una shortlist di 2-3 attori che a voi piacciono, magari il cliente sceglie quello che percepisce più affine al suo brand. Ma vi prometto che arriveremo al pre-production meeting nei prossimi video. E qui stiamo parlando di preparazione, per cui è veramente fondamentale supervisionare tutti i vostri capi reparto, la casa di produzione, perché in questo momento, così come durante lo shooting, tutte queste figure professionali lavorano per voi e voi dovete essere bravi e chiari nell'esprimere quella che è la vostra visione. Quindi farete tutta una serie di call con il reparto scenografia che vi mostrerà i props di scena o dei bozzetti su come arredare o costruire un'ambientazione se girate in teatro di posa. E allo stesso tempo col direttore della fotografia farete dei ragionamenti su come volete girare, su che tipo di lenti, di macchina da presa avete intenzione di utilizzare, che tipo di mood estetico. E tutto questo andrà in parallelo appunto con la realizzazione dello shooting board, che sarà un po' il documento per fare ulteriore chiarezza per i vostri reparti. Stessa cosa per la stylist o costume designer, che vorrà avere delle vostre dritte su come vi immaginate i personaggi, vi farà tutta una serie di proposte che voi dovrete correggere piuttosto che approvare. In questa fase inizierete magari a dialogare senza però nessuna grande premura con il vostro aiuto regia, che però vi affiancherà sul serio dopo il pre-production meeting, perché dopo il pre-production meeting verranno fatti degli ulteriori sopralluoghi, nel senso che durante il PPM viene battezzata la location in cui si girerà il film pubblicitario e quindi solo dopo il PPM la casa di produzione organizzerà uno scouting tecnico dove parteciperanno tutti i capi reparto. Quindi si farà una giornata insieme all'aiuto regia, al direttore della fotografia, allo scenografo. Il direttore della fotografia a sua volta porterà con sé il proprio gaffer, il proprio capo macchinista. Si farà una giornata con storyboard alla mano in cui spiegherete ai reparti in loco, fisicamente nella location, come volete girare. In questa giornata il direttore di produzione supervisionerà la parte produttiva, quindi dove mettere per esempio il video village, la zona in cui cliente e agenzia stanno a monitor per vedere il vostro girato, dove mettere il catering per la troupe e per gli attori, come far arrivare i mezzi, il cinemobile in quella location, mentre l'aiuto regia, ascoltando e prendendo i tempi di tutte le figure professionali, di tutti i capi reparto, ragionerà con voi su come impostare lo scheduling della giornata di produzione. Quindi insomma, in questa fase di preparazione e post preparazione appena dopo il PPM sarete costantemente impegnati.
È un processo veramente fondamentale la preparazione, si entra nel vivo, avete portato a casa il risultato vincendo la gara pubblicitaria, tutti si fidano di voi, dovete cercare di lavorare in maniera molto chiara e precisa con tutti i vostri collaboratori per arrivare al PPM e farvi approvare tutto quello che volete raccomandare a livello di scelte per la giornata di shooting e soprattutto di conseguenza arrivare alla giornata di set in cui fondamentalmente il 70% del lavoro è già stato fatto e lì potrete divertirvi a mettere in atto la vostra visione registica lavorando con tutti i reparti, con gli attori e facendo un film pubblicitario che possa spaccare. Spero che quest'altro video sia stato utile, mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, io continuo a insistere su questo punto perché ho bisogno di sapere da parte vostra se questi video sono esaustivi, se avete delle tematiche di cui vorreste parlare, perché siete quasi tutti filmmaker, videomaker o registi e quindi ho veramente bisogno di avere anche il vostro supporto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, datemi una mano a far crescere questo canale e ricordatevi di attivare la campanella perché a breve vi parlerò di questi contenuti esclusivi che saranno per forza di cose a pagamento sotto forma di abbonamento, masterclass o qui su un'altra piattaforma, ma che spero vivamente possano aiutarvi concretamente nel passare al livello successivo. Grazie ancora per seguirmi, alla prossima!